Esattamente un anno fa vi ho presentato il Mammotion Luba. Il video che ho registrato ha avuto un grosso successo perché ha fatto più di 50.000 visualizzazioni. Ho ricevuto tutta una serie di domande, tantissimi commenti, molta partecipazione al video e devo dire che a seguito di questo video anche persone che conosco personalmente hanno deciso di acquistare il robottino, il Mammotion Luba. E che devo dirvi? Che alla fine tutti i feedback, tutti i riscontri che ho ricevuto sono stati estremamente positivi, tutti sono stati entusiasti da questo Mammotion Luba. Quindi vorrei chiedere anche a voi, se l'avete acquistato, di magari lasciarmi un vostro parere onesto nei commenti. Quindi cosa abbiamo qua oggi? Abbiamo di nuovo il Mammotion Luba, però abbiamo una versione mini. In cosa si differenzia Luba mini rispetto al fratello un po' più grande? Secondo me manca praticamente quasi nulla, direi molto poco, anzi ci sono anche delle piccole aggiunte, delle piccole migliorie che adesso andremo a vedere bene. Comunque vi dico che le cose che mancano sono, per prima cosa, qui sotto vediamo che c'è solo un disco di taglio, mentre la versione che avevo recensito l'anno scorso aveva doppio disco di taglio. Questo cosa comporta? Che per tagliare una determinata area di prato sono necessarie più passate perché la superficie è minore. Ma questo è un problema, a mio parere, decisamente molto relativo. L'altra cosa che manca è il costo, perché sostanzialmente costa decisamente meno rispetto alla versione più grande, però è lo stesso identico prodotto. Quindi abbiamo un robottino davvero molto tecnologico, in grado di arrampicarsi su pendii fino a 38 gradi di pendenza, 4 ruote motrici, con una videocamera superiore in grado di monitorare l'area e dotata adesso di intelligenza artificiale. Quindi questa è una funzionalità che è stata aggiunta, l'intelligenza artificiale. Abbiamo la possibilità di fare una mappatura automatica adesso, cosa che prima non era possibile, ed abbiamo anche un LED anteriore per far andare il robottino di notte. Per il resto, adesso vi faccio vedere un pochino, per chi magari non lo conoscesse, un po' le caratteristiche tecniche di questo Luba, però per il resto diciamo che è praticamente uguale al fratello maggiore, sono caratteristiche abbastanza invariate. Abbiamo qui anteriormente quello che sembra un alettone, è un bumper, quindi un ammortizzatore che serve per bloccare il robottino in caso di urti con oggetti, e quindi è un sistema di sicurezza. Abbiamo delle sospensioni attive molto funzionali, quindi il robottino è ammortizzato oltre che essere 4 ruote motrici, e abbiamo queste ruote anteriori che sono molto particolari perché per l'appunto non sono classiche ruote, ma sono fatte proprio per poter far girare il Luba su se stesso senza rovinarvi il prato e permettendo una rotazione a 180 gradi. Per il resto abbiamo, come vi dicevo, sotto un disco con lame rotanti, queste lamettine che sono facilmente sostituibili in caso si dovessero danneggiare, sono anche decisamente economiche, due maniglie laterali che, se non erro, sulla versione più grande non c'erano, quindi anche questa è un'aggiunta molto comoda per spostarlo, per spostare il robottino. È più leggero, quindi possiamo anche prenderlo, muoverlo più agevolmente, e per il resto è praticamente uguale al fratello maggiore. Sensore di pioggia anche, quindi nel caso dovesse iniziare a piovere lui prende e se ne torna alla base. Prima di andare a fare la parte di lavoro più importante, cioè metterlo in funzione e vedere proprio a livello pratico come si comporta, se realmente ha le stesse performance del fratello maggiore, perché tecnicamente è in grado di superare gli stessi pendii, quindi anche qui in alpeggio dovremmo farcela ad usarlo. Solo alcune puntualizzazioni. Allora, io qui per esempio lo testo, ve lo mostro, vi faccio vedere l'utilizzo di questo robottino su terreni veramente difficili, ma è ovvio che la maggior parte delle persone utilizzerà questo robottino nel giardino di casa.
Questo video serve per farvi capire che se questo robottino funziona qui, a tagliare erba comunque dura su pendii irregolari e particolarmente ripidi, sicuramente non avrete problemi nel giardino di casa, anche se avrà delle pendenze abbastanza importanti. Ricordatevi che può superare gradini di 5 centimetri, per il resto non ha problemi a salire su pendii ripidi. Altra informazione importante, adesso andremo a vedere proprio perché c'è un sistema satellitare di interpolazione tra un'antenna e il robottino che ci permette di avere una precisione centimetrica, quindi il robottino è estremamente preciso. Adesso non venitemi a dire che il robottino col cavo vale tanto quanto questo, perché non esiste proprio. Questa è un'altra roba. Tutto può funzionare bene, ma qui siamo a un livello di tecnologia decisamente superiore sotto tanti punti di vista. Ha anche una SIM integrata, quindi nel caso noi volessimo utilizzarlo senza una connessione wifi tramite un modem di casa, vogliamo utilizzarlo in una zona in cui non c'è connessione, possiamo attivare il servizio, lo trovate sul sito della Mammotion. Comunque c'è una SIM integrata che, oltre che per comandarlo da remoto e gestirlo insomma ovunque voi vi troviate, serve anche come sistema di sicurezza, cioè se qualcuno ve lo ruba, noi grazie alla SIM integrata siamo in grado di rintracciarlo ovunque. E questo qui è un prodotto che comunque è collegato a un serial number, serve per forza l'applicazione, quindi non è un prodotto così semplice da rubare. L'applicazione è fatta davvero molto bene, adesso comunque andremo a vedere. Grazie al sistema di intelligenza artificiale, se abbiamo un giardino con dei perimetri ben definiti, non dobbiamo neanche fare la mappatura manualmente, ma la fa in automatico. Qui, essendo in un alpeggio, quindi in una zona in cui non ci sono praticamente confini, il robottino rischierebbe di andare a finire nel bosco e così via, la mappatura la farò manualmente. Si comanderà tramite applicazione, quindi tramite dei joystick virtuali sul telefonino. Vedremo tramite la videocamera quello che il robottino è in grado di riprendere. Vi ricordo che se abbiamo una connessione wifi che prende tutta l'area del giardino, possiamo utilizzarlo anche come una sorta di sorveglianza, perché ci permette di vedere tutto quello che fa il robottino. Abbiamo anche il LED, quindi lo possiamo far andare anche di notte. Se no, come vi ho già detto, attiviamo la SIM card. Ma io direi che adesso la cosa migliore da fare è andare a testarlo, quindi facciamo la mappatura, lo facciamo partire e vediamo come taglia. Ecco qui il nostro Luba Mini nella sua postazione di ricarica. Adesso non l'ho montato, ma sappiate che c'è anche il garage, quindi una copertura, proprio una capottina per proteggerlo dalla pioggia. Quindi noi possiamo lasciarlo tranquillamente fuori nel giardino, protetto da questa capottina, e insomma evitiamo che si rovini. Il robottino, il Luba, è comunque impermeabile, quindi non è un problema se prende acqua, però decisamente meglio evitare di lasciarlo alle intemperie. Prendiamogli il suo garage. Adesso ho collegato la base di ricarica alla antenna che è qua dietro, quindi lui comunicherà via radio con l'antenna, l'antenna prenderà il segnale GPS e grazie a questa interpolazione avremo una precisione incredibile. Adesso andiamo a fare la mappatura, andremo a vedere un po' di funzionalità, perché la cosa bellissima di questo robottino è che possiamo fare tutte zone separate, quindi mettiamo che abbiamo un giardino con 3 aree diverse, collegate magari da un corridoio in sasso. Noi possiamo fare in modo che da una zona all'altra vada di passaggio senza far girare le lame. Quindi possiamo selezionare noi le zone di taglio, possiamo fare anche delle creazioni artistiche, anche delle figure volendo, e possiamo escludere delle zone ben precise. Questa cosa qui la vedremo adesso perché faremo il giro attorno all'impianto fotovoltaico, non lo includeremo nel taglio, e anche attorno alle piante da frutto, le escluderemo dal taglio. Quindi queste sono tutte zone di esclusione. E poi, siccome una tubazione dell'acqua, cercheremo anche di evitare che passi con la lama di taglio attiva sulla tubazione dell'acqua, e quindi creeremo un corridoio anche lì, e quindi 2 zone di taglio separate, un corridoio e diverse zone di esclusione. Questa è praticamente la zona più pendente dell'alpeggio,
Vediamo un po'. Allora, lì è brutto, ci sono dei buchi, quindi non penso che riuscirà a passare, però vabbè, proviamo a vedere, giusto per farvi capire che comunque è in grado di superare davvero pendenze molto ripide senza nessun problema. Ecco, guardate come va. Adesso lì si è fermato, ma perché lì l'erba è alta, ci sono buchi, ma se il terreno fosse stato in ordine, senza quei buchi lì, non avrebbe avuto alcun problema a passare anche quella pendenza lì, sicuro. Perché se noi lo facciamo passare di qua, per esempio, che è più pulito, vediamo che sale senza alcun problema proprio. Guardate. Lì è brutto, molto brutto. Sale, sale. Ok, siamo pronti per fare la mappatura manuale della prima area. Vediamo che il robottino si sta già muovendo. Avvia mappatura di un'area di attività. Ok. Ok, quindi adesso lo comandiamo con il nostro joystick. Ecco, qua siamo già su un pendio molto ripido. Questo è uno dei pendii più ripidi. Devo fare anche un po' di pulizia del terreno perché ci sono un po' di tronchi, mi raccomando, teniamo pulito dai sassi, dai tronchi. Ok, qua lo facciamo andare attorno al dondolo. Qua è tosta, vediamo se ce la fa. Ce la fa, senza problemi. Qua l'erba è anche un po' alta. Ok. Mappatura dell'area di attività completata. Adesso andiamo a creare una seconda zona. Come vi dicevo, ho una zona in cui non voglio che il robot passi sulla tubazione dell'acqua con la lama attiva, quindi creo una seconda zona di taglio. Avvia mappatura di un'area di attività. Esattamente come prima, semplicissimo. Facciamo il nostro giro, mappiamo la nostra area. Ed ecco fatto Mappatura dell'area di attività completata. il nostro secondo perimetro. Adesso noi dobbiamo collegare queste due aree. Per collegare queste due aree semplicemente creiamo un corridoio, quindi vedete canale, Avvia mappatura di un canale. lo facciamo entrare nella seconda area. Ok, Mappatura del canale completata. questa, come dice lui stesso, mappatura del canale. Adesso mettiamo che vogliamo escludere una zona, quindi per esempio questo albero. Voglio evitare che tagli, siccome c'è la pacciamatura, voglio evitare che vada sulla pacciamatura, quindi creiamo una zona vietata. Facciamo partire. Avvia mappatura di una zona vietata. Ok, Mappatura della zona vietata completata. andiamo a creare una seconda zona vietata in prossimità di dove c'è il fotovoltaico per evitare che si vada a infilare in una zona in cui poi si incastra, insomma potrebbe avere dei problemi. Quindi come prima
Ok, anche questa zona Mappatura della zona vietata completata. la eviterà. Adesso siamo praticamente pronti per partire, l'unica cosa che dobbiamo fare è solo creare il corridoio di collegamento con la base di ricarica. Bene, io il lavoro di mappatura l'ho completato, adesso tocca a lui, facciamolo tagliare e io nel frattempo faccio altre attività. Ed eccoci qui per trarre due conclusioni su questo Mammotion Luba Mini. Come potete vedere il prato è stato tagliato. Ci tengo a precisare che il prato era già stato tagliato in precedenza, quindi non avevamo
erba particolarmente alta. Era un test per vedere l'utilizzo che dovrebbe fare normalmente questo robot, cioè quello di manutenzione del giardino, tagli regolari, quasi quotidiani, e un utilizzo in questo caso in un ambiente particolarmente complicato. Onestamente non ho trovato differenze per quanto riguarda le performance rispetto al Luba recensito l'anno scorso. È andato esattamente uguale, stessa capacità di arrampicarsi sui pendii, stessa velocità, più o meno le stesse performance. L'unica cosa che ho notato, insomma, la differenza è che avendo un taglio più stretto sono necessarie più passate, quindi può essere che magari debba tornare alla base di ricarica un pochino più spesso per ricaricarsi. Viene venduto in due versioni, una da 800 metri quadrati e una da 1500 metri quadrati, quindi stiamo parlando di giardini non giganteschi. Se volete tagliare giardini più grandi dovrete andare sulla versione quella con doppia lama, che copre 3000 e 5000 metri quadrati. Però io credo che un prodotto del genere per la maggior parte delle case sia più che sufficiente, sia fino abbondante. Il software è una garanzia, è fatto molto bene, semplicissimo, e che dire, insomma, Mammotion è sempre una garanzia per queste cose, quindi secondo me se siete interessati a questo robottino, diciamo che andrete sul sicuro. Guardate sempre in descrizione i link, magari c'è qualche codice di sconto, e lasciatemi un commento, soprattutto se avete già un Luba, fatemi sapere se siete soddisfatti, e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima, e anche un saluto da Luba Mini. Ciao Luba.